La discesa nel cuore resa possibile dalla preghiera di Gesù è un processo lento e graduale. E in questo tutti gli autori, la Filocalia, ma anche gli autori più recenti come Teofane Recluso o Caritone di Valamo, concordano in questo aspetto. È un processo che comprende più fasi. C'è una prima fase che viene chiamata la fase ardua, in cui l'orante, quindi la persona che si dedica alla pratica della preghiera del cuore, compie uno sforzo, recita il più possibile la formula attraverso una pronuncia verbale che pian piano viene interiorizzata e diventa una pronuncia mentale. Però in questa fase ancora è presente la volontà. Ci sono dei momenti dedicati alla preghiera dove la persona si mette a pregare e utilizza quindi mente, parola, con lo scopo di ripetere la formula, di ripetere quindi l'invocazione. Poi pian piano da questa prima fase l'orante passa per intervento e sostegno della grazia a una fase che non è più attiva ma che comincia a diventare passiva. Quindi in questa fase non è più l'uomo ma è lo Spirito Santo che inizia a intervenire e lui potremmo dire che inizia a prendere le redini autentiche della preghiera e da quel momento in poi è lo Spirito Santo stesso, cioè Dio stesso, che comincia a pregare attraverso l'uomo e nell'uomo. Quindi l'uomo non è più attivo, diventa passivo, cede il testimone, non in maniera volontaria, ma è la grazia che permette questo cambiamento di stato. E da quel momento in poi l'uomo diventa il contenitore della preghiera, quel luogo dove la preghiera ha luogo come vero e proprio dono. Questa fase passiva dove voi sentite c'è una possibilità di introiettare la preghiera sempre di più, diventa un'esperienza sempre più intima, sempre più profonda. Ebbene, nelle fasi ancora successive questa preghiera diventa una preghiera continua, incessante. Non c'è più nulla che la possa interrompere, neppure le attività quotidiane hanno più la capacità di distrarre l'orante. In questa fase quindi la preghiera non è più un'azione, un atto, ma diventa una condizione tipica della persona, cioè l'uomo diventa preghiera. E in tutto questo processo, quindi dalla fase ardua, volontaria, fino a questa fase passiva, profonda, dove è veramente l'intervento divino a rendere possibile la preghiera, cosa accade? Accade veramente questa discesa all'interno del cuore. Di questo ne parla molto bene i racconti del Pellegrino Russo. Si parla di una discesa, a un certo punto si entra all'interno del cuore, quasi come se il cuore fosse uno spazio all'interno del quale si può entrare e da quel momento in poi questo ingresso all'interno del cuore diventa un dimorare nel cuore ed è lì, proprio dal momento che all'interno del cuore vive in noi lo Spirito Santo, da quel momento in poi si crea la comunione totale tra l'orante ovviamente e Dio. Nella fase più profonda questa preghiera che è già diventata continua diventa a tutti gli effetti preghiera mistica e contemplativa. A quel punto è come se la persona fosse totalmente rapita, portata via da tutti gli interessi e le cure terrestri e da quel momento in poi veramente l'unione con Dio diventa stabile, profonda e inscindibile. A questo livello, ma non solo a questo livello, anche prima ovviamente si hanno degli effetti all'interno della persona che sono alcuni degli effetti visibili che denunciano che la preghiera del cuore sta realmente diventando qualcosa di vivo, che l'intervento della grazia è reale. In molti casi si parla di una lacrimazione, per cui gli asceti che si dedicano a questa pratica possono avere dei momenti in cui avviene una lacrimazione spontanea, un pianto di commozione profonda, di commozione mistica che alle volte può durare per giorni, giorni e giorni.
Altri effetti di questa discesa sono, e anche questo ne parla il Pellegrino Russo, un calore, un dolore che poi si tramuta in un calore che si manifesta proprio nella regione del cuore. Un calore tepore, quindi non un calore fastidioso, ma un calore tepore che pian piano si diffonde all'interno di tutte le membra, conferendo alla persona uno stato di profonda pace e di serenità. Nelle fasi più profonde, quindi nelle fasi in cui parliamo veramente di esperienza mistica, di preghiera contemplativa, quindi i gradi più alti, realmente la preghiera diventa un'occasione per esperire degli stati autenticamente estatici, dei rapimenti estatici, in cui ancora una volta dei segni esteriori possono attestare quello che sta accadendo e che sta vivendo la persona all'interno di sé. Nel caso ad esempio di San Serafino di Sarov, per chi conosce la vita di questo santo e per chi non la conosce, veramente un invito a leggere la sua biografia perché è stato veramente un santo incredibile, incredibile, per molti è considerato una sorta di non solo di grandissimo mistico ma anche di San Francesco Russo. Sapete, San Serafino di Sarov aveva il dono di comunicare con gli animali. Nella sua esperienza come recluso, come eremita solitario, aveva un orso che veniva spesso a fargli visita, che si intratteneva con lui mentre San Serafino pregava. Quindi questo grande mistico e grandissimo praticante della preghiera del cuore in alcuni momenti manifestava una luce potentissima dal suo volto. Quindi il suo corpo è come se si smaterializzasse e chi lo vedeva, chi lo guardava, vedeva unicamente San Serafino luce, 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 luce e soltanto i due occhi che rimanevano sintomo e simbolo della sua presenza umana. Come vedete ritorna anche nei gradi più profondi questa esperienza della luce, che è la luce del Monte Tabor, che è la luce quindi della trasfigurazione, che è la luce increata di Dio a cui ogni uomo è chiamato a fare ritorno. Il calore del cuore l'abbiamo detto, in altri casi c'è poi anche la possibilità, come fenomeno che si manifesta nei gradi più profondi di preghiera, della stessa levitazione. Quindi questi monaci, questi altissimi praticanti, nei gradi più alti di contemplazione attraverso la preghiera del cuore, possono anche manifestare per grazia divina degli stati di levitazione corporea. In questa fase finale si dice che cosa accade? L'uomo non prega più, l'abbiamo detto, è tutto un percorso in cui lentamente è Dio stesso che inizia a pregare attraverso l'uomo. E alla fine, nella fase culminante, cosa succede? L'uomo rimane semplicemente davanti a Dio, alla presenza di Dio, attuata grazie alla preghiera, in apertura di cuore e di amore. E questo è l'ingrediente, non solo l'esperienza fondamentale, ma anche quell'ingrediente che permette alla preghiera del cuore di essere efficace in qualsiasi fedele. Non è una semplice tecnica, non si tratta di una ripetizione meccanica di una formula, come se quella formula è vero, ha un potere sacro, l'abbiamo detto nel corso di questa esposizione, ma non è sufficiente se non ci sono altri elementi fondamentali che rendono possibile, assieme all'operazione della grazia, che rendono possibile la preghiera. E questi ingredienti fondamentali sono il pregare sentendosi di essere completamente aperti davanti alla presenza divina. Mentre si prega, grazie a questa recitazione, l'orante piano piano è come se si spogliasse, è nudo davanti a Cristo, a Dio presente in quel momento grazie alla ripetizione del Santo Nome, e l'attitudine è un'attitudine di apertura e di amore verso ovviamente Cristo, che è quindi termine, strumento e elemento che attiva questa preghiera del cuore,
E c'è poi un altro elemento importantissimo, che nella pratica della preghiera del cuore non c'è presenza di immagini, non c'è artifizio. Nel momento in cui si prega, l'orante è aperto, pieno d'amore, ma non crea dentro di sé un'immagine né di Dio né di Cristo. Quindi è il suono a guidare e lentamente il suono guidato dalla stessa grazia producono gli effetti della preghiera. Se noi la vediamo e la interpretiamo in questo senso, capiamo anche un elemento fondamentale che è importante per penetrare e forse per veramente dare stimolo a chiunque di voi, di noi, a cimentarsi in questo potentissimo e affascinante cammino di conoscenza di sé e di conoscenza dell'assoluto. La preghiera del cuore non è una preghiera artificiale, la preghiera del cuore è semplicemente, e lo abbiamo già detto perché ce lo ricordava il pellegrino russo, è ricreare la situazione che noi avevamo prima della caduta. È ricreare questo ponte diretto, questo dialogo che è sempre esistito ma che è stato interrotto, secondo la dottrina cristiana, proprio dal peccato originale, con Dio, questo dialogo con Dio. E la preghiera serve semplicemente a far questo, a ricreare questo legame. Quindi la preghiera del cuore altro non è che lo strumento per farci ritrovare a noi quella condizione di preghiera che è sempre esistita in noi. Noi abbiamo sempre pregato e poi abbiamo smesso di pregare da un certo momento in poi, ma questo anelito che la preghiera del cuore ravviva, rende nuovamente possibile, è sempre esistito, è spontaneo, è connaturato all'uomo come ad ogni creatura. Il cosmo stesso prega incessantemente. Quindi è uno strumento, la preghiera del cuore, per attuare nuovamente quello che ci è sempre appartenuto. Ed è per questo che nelle fasi finali diventa una preghiera spontanea, ma semplicemente perché l'uomo veramente si è nuovamente divinizzato, si è nuovamente unito a ciò a cui è sempre stato unito, ovvero a Dio. Quindi per questo la preghiera del cuore è la preghiera più naturale possibile, perché ricostituisce quel legame naturale, inscindibile, che esiste ab eterno, cioè da sempre, tra noi e Dio. L'insieme degli elementi che abbiamo presentato sino ad ora permettono di delineare, anche se in maniera molto generale, quelli che sono gli aspetti di questa particolare forma di orazione contemplativa. Abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato dell'importanza del nome, dell'attitudine necessaria per permettere alla preghiera di essere efficace, ma è anche vero che i numerosi testi che parlano della preghiera del cuore e la stessa Filocalia danno talvolta delle indicazioni molto dettagliate anche su degli elementi, potremmo dire, integrativi, complementari, che riguardano la postura del corpo, che riguardano il modo di respirare durante la pratica della preghiera e che sono tra l'altro degli elementi che hanno permesso ad alcuni studiosi di fare delle interessantissime comparazioni tra la pratica della preghiera di Gesù e alcune pratiche di natura yogiche connesse appunto con l'uso di posture, con l'uso di mantra e con l'uso di specifiche tecniche di respirazione. Si parla sempre di elementi integrativi, appunto, come ho già detto, non si tratta di elementi centrali, ma è pur vero che, come ad esempio San Simeone, il nuovo teologo, parla di un'importanza della postura del corpo relativamente al fatto che il monaco, che spesso è seduto su un basso sgabello quando compie la preghiera del cuore, è importante che chini il capo come se il mento venisse a toccare lo sterno, in maniera da mantenere la concentrazione della mente sul cuore. In alcuni casi si parla addirittura di una concentrazione nella zona dell'ombelico, quindi il corpo collabora, corrobora la preghiera, è parte della preghiera
e aiuta la preghiera in questo senso. Fa in modo, come dicevamo prima, che le facoltà, l'insieme delle facoltà dell'uomo possano concentrarsi nelle zone nevralgiche stesse della preghiera. Si parla poi di tecniche di respirazione, per cui alle volte una parte della formula viene recitata durante la fase di ispirazione e un'altra parte, la seconda parte, durante la fase di espirazione. Sono anche questi degli espedienti tecnici che però, come ci ricorda San Serafino di Sarov, soprattutto in relazione alla respirazione, è importante ricordarci che sono delle cose che vengono spontaneamente mentre uno pratica. Non sono spesso delle tecniche che vengono applicate all'inizio, ma si sviluppano da sole man mano che la pratica dell'orazione, della preghiera di Gesù si sviluppano e si sviluppano appunto nel giusto senso. L'insieme degli aspetti che abbiamo delineato in questa breve presentazione portano alla nostra attenzione questa preghiera del cuore come una pratica che realmente si inserisce in un contesto coerente, che ha delle radici molto lontane, lo abbiamo visto, risale all'esperienza degli anacoreti del IV secolo d.C. di ambito egiziano, poi si sviluppa, si struttura, si amplia nei secoli successivi all'interno della tradizione dell'esicasmo, che poi ebbe come fulcro importante, potente, l'attività dei monaci del Monte Athos, per poi prolungarsi in secoli a noi più vicini, diventando monopolio anche della tradizione ortodossa russa, con i mistici, i grandi mistici degli ultimi secoli. Abbiamo fatto riferimento a Teofane il Recluso, a Caritone di Valamo e anche e soprattutto allo stesso San Serafino di Sarov. Quello che è interessante è vedere questa continuità della tradizione, e non è un caso che questa continuità conferisce anche autorevolezza a questa tradizione, e non è un caso che quando si parla di preghiera del cuore, soprattutto in ambito ortodosso, c'è sempre la presenza degli insegnamenti, ma c'è sempre la figura di uno starez, c'è sempre un monaco, un eremita di riferimento, che sono coloro che non solo sono depositari della tradizione, ma hanno anche la capacità e il potere di tramandarla. Questa possibilità di tramandare questi insegnamenti sacri legati a questa forma di preghiere poi nel XX secolo esplodono, diciamo, in senso positivo, nel senso che la preghiera del cuore diventa appannaggio anche dei laici, e in questo senso il racconto del pellegrino russo ci illumina, perché lì veramente non è un monaco a seguire tutto l'iter proprio di introspezione tipico della preghiera del cuore, ma è appunto un laico, una persona estremamente semplice. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che in realtà la preghiera del cuore è una tradizione antica, è una tradizione viva, è una tradizione effettivamente ancora aperta a tutti, ben sapendo che tuttavia non è una semplice tecnica, ma è una tecnica che si inserisce all'interno di un contesto, di una persona che quindi ha una particolare già dimensione etica, una condotta specifica, ed è quindi anche una modalità di orazione che si inserisce nella vita tipica del cristiano, quindi della persona che partecipa ai sacramenti, che partecipa alla confessione, che partecipa alle celebrazioni. Quindi non è un elemento avulso da un contesto che può essere preso e praticato autonomamente, ma si inserisce all'interno di una tradizione che significa anche partecipazione concreta alla vita spirituale e una dimensione interiore molto particolare. Un elemento importante per poi passare alla fase finale di questa
esposizione. La preghiera del cuore sì, è un cammino verso la luce, ma anche è un cammino che per forza di cose è cammino arduo ed è anche cammino denso di ostacoli. In questo la Filocalia, ma anche gli autori più recenti, parlano di quelli che sono gli ostacoli principali alla pratica della preghiera del cuore. C'è una grande importanza data alle passioni, ma nel senso che la radice delle passioni in questo ambito viene considerato quello che potremmo chiamare l'amore di sé o la volontà propria. È veramente la dimensione egoica, quindi quella centrata qui e non qui, a essere uno dei più grandi ostacoli. Accanto a questo c'è poi quella che viene chiamata in gergo appunto mistico la fantasia, cioè la nostra capacità immaginativa. Spesso è la nostra capacità immaginativa che significa questa proliferazione indeterminata di pensieri, di immagini, di ricordi, di proiezioni, di aspettative future, quindi questo nostro continuo generare immagini. Ebbene, questa capacità che è della nostra mente, ma per quella che normalmente viene chiamata il mentale, è uno degli ostacoli principali, proprio perché la pratica di preghiera del cuore è una pratica di denudamento, di spogliamento, di spoliazione rispetto alle nostre abitudini quotidiane, alla nostra attitudine consueta rispetto a noi, all'esistenza, e questo impoverimento è semplicemente quello strumento principale che permette di compiere questa discesa all'interno del cuore, e non si può entrare nel cuore a meno che non si è totalmente sgombri di tutta questa serie di orpelli che sono legati appunto alla commissione con le passioni, alla commistione con l'ego e alla commistione costante con la nostra incessante attività mentale. Una nota finale prima di concludere, che penso sia assolutamente doverosa, riguarda il fatto che fino ad ora noi abbiamo fatto riferimento alla preghiera del cuore in relazione soprattutto alla tradizione delle chiese orientali, quindi la tradizione essenzialmente ortodossa. È però vero anche che all'interno della tradizione cattolica esiste questa forma di preghiera contemplativa, praticata soprattutto all'interno di ordini monastici contemplativi, ordini che si rifanno in maniera diretta, ad esempio, alla regola e all'ispirazione spirituale benedettina, o in maniera indiretta. In epoche molto recenti ci sono stati degli sviluppi di questa preghiera contemplativa, anche proprio per metterla a disposizione soprattutto dei fedeli laici, e sicuramente da questo punto di vista fondamentale è la figura di John Main, di questo monaco che durante una permanenza in Malesia ebbe la possibilità di conoscere Swami Satyananda, che aveva attirato l'attenzione di John Main proprio perché Swami Satyananda costantemente pregava recitando questo mantra. E un giorno John Main domandò a Swami Satyananda se esistesse la possibilità di integrare, di fare in modo che questa pratica venisse commutata anche all'interno della tradizione cristiana. Fu questo incontro e questo scambio profondo che diede lo stimolo a John Main per creare e elaborare questa forma di preghiera contemplativa destinata soprattutto ai fedeli laici e incentrata proprio sulla ripetizione costante di un nome, nella fattispecie Maranatha, che significa semplicemente vieni Signore, una parola aramaica che troviamo sia in San Paolo sia all'interno dell'Apocalisse, e che rappresenta quello che viene chiamato veramente il mantra all'interno di questa
tradizione iniziata da John Main e che poi verrà elaborata e ampliata nel corso degli anni all'interno del movimento della meditazione cristiana. In questo caso abbiamo quindi degli elementi mutuati in maniera diretta dalla tradizione cristiana, quindi soprattutto dalla nozione di formula che noi troviamo in San Giovanni Cassiano. D'altra parte abbiamo questi elementi propri della tradizione dei mantra di matrice induista che confluiscono insieme in maniera da creare questa modalità di preghiera specifica, contemporanea e oggigiorno molto molto diffusa in varie parti del mondo. Quello che ci interessa evidenziare in battuta estrema questo nostro piccolo viaggio all'interno della preghiera del cuore è forse l'insegnamento più profondo che esiste in questa pratica di orazione, ed è quello che ci fa capire come la vocazione mistica che noi normalmente attribuiamo unicamente a santi, ad asceti, a persone che hanno fatto scelte radicali nella loro vita, hanno tagliato i ponti con l'esistenza mondana, in realtà è una via aperta a chiunque, una via percorribile da ciascuno di noi, e la stessa preghiera del cuore offre concretamente gli strumenti per accedere noi stessi a questa esperienza profonda mistica che ci riguarda in quanto esseri umani, ma che ci riguarda anche e soprattutto in quanto esseri con un'origine divina.